Io vi parlerò appunto degli adattamenti delle piante che vivono sulle dune. Beatrice ha presentato quali sono le caratteristiche di una spiaggia, di un litorale sabbioso. Io vorrei mettere in evidenza il fatto che ci troviamo di fronte ad un ambiente estremo, un ambiente caratterizzato da condizioni molto difficili e limitanti per la vita delle piante. Non tutte le piante possono vivere sulle dune, possono vivere soltanto quelle piante che sono riuscite a specializzarsi sviluppando degli adattamenti e delle strategie proprio per sopravvivere. Quali sono questi fattori limitanti? Ne ha già parlato prima Beatrice, ma io volevo riaccennarle molto velocemente. Prima di tutto il vento che comunque è uno degli agenti fondamentali per la stessa formazione e consolidamento delle dune, può essere però un elemento fastidioso per le piante che vengono piegate da una parte all'altra e che quindi rischiano da una parte di venire sradicati o addirittura di vedere spezzati i rami o le foglie. Il vento appunto non trasporta in moltissimi casi, e può capitare anche a noi quando andiamo in spiaggia di sentire questa sensazione, trasporta granelli di sabbia che svolgono un'azione smerigliante proprio sulla superficie delle foglie e dei fusti. Oltre a trasportare la sabbia e a trasportare la sabbia, trasporta anche il vento che arriva dal mare, comunque gocce di aria marina che poi va a cadere sulle piante e anche nella stessa sabbia. A queste aerosol si aggiunge anche il fatto che ci troviamo di fronte nella parte sotterranea della duna ad acque circolanti salate, salmastre, pertanto si tratta di acque che sono difficilmente assumibili da parte delle radici e delle piante. Quindi vento, acqua salata e quindi addirittura anche poca acqua dolce. Siamo di fronte appunto ad una situazione particolare. La sabbia infatti riesce a trattenere l'acqua piovana solo in una piccola parte e per poco tempo. Quindi poi adesso con questi fattori limitanti vedremo poi come le piante si sono dovute adattare. Quindi abbiamo detto vento, acqua salata, poca scarsità di acqua dolce, molto sole, forte irraggiamento solare che produce grande calore che incide poi direttamente anche sulla sabbia, perché questo calore comporta l'evaporazione dell'umidità contenuta nella sabbia, quindi la sabbia diventa secca e si surriscalda, creando delle condizioni ancora più difficili, sia per le piante, ma naturalmente poi anche per gli animali, di cui parlerà successivamente Rosario. Quindi questi sono i fattori limitanti per la vita delle piante. Vediamo come le piante hanno cercato di sopravvivere adattandosi a questo ambiente e infatti in questo caso si parla di piante psamofile, cioè piante amiche delle sabbie. Sono piante che si sono specializzate proprio per vivere in questo ambiente. Si tratta di un ambiente simile quasi a dei deserti, diciamo, per cui vedremo che molte caratteristiche, molti di questi adattamenti sono gli stessi che poi sono stati adottati dalle piante che vivono per esempio nei deserti nel Centro America. Prima di tutto prendiamo in considerazione la succulenza. Le foglie e i fusti di alcune piante sono succulenti, sono carnosi, proprio per consentire alla pianta di accumulare delle riserve d'acqua, e vedremo poi non sono tutte le piante, cioè sono soltanto alcune, vedremo quali sono quelle che hanno adottato questa strategia. Altre piante hanno modificato le foglie in spine, ricoprendole di spine proprio per ridurre la traspirazione e la perdita d'acqua. Altre ancora hanno sviluppato foglie coriacee, cioè hanno creato uno spesso strato protettivo creato da una sostanza cerosa che si chiama cuticola, un po' come quando noi ci mettiamo la nostra protezione solare. Hanno ridotto gli stomi, cioè le aperture, le bocche che si trovano nelle foglie proprio per limitare la perdita d'acqua. In più, altra strategia, anche questa molto simile a quella dei cactus, pensiamo a un cactus molto famoso, la testa di vecchio, la pelosità. Alcune piante hanno ricoperto le foglie e i fusti giovani di una folta e morbida peluria, proprio per trattenere l'umidità che evapora dalle foglie. In più, questa peluria è bianca perché il bianco, i colori chiari, schermano e riflettono i raggi del sole. Quindi la peluria bianca, ma addirittura ci sono piante che hanno adottato una colorazione chiara, perché è proprio questo chiaro che riflette, no?
i colori chiari riflettono i raggi del sole e quindi in questo modo la pianta viene protetta dalla perdita d'acqua. Altro adattamento importante riguarda invece le radici. Le radici, che sono delle piante che crescono delle dune, sono fondamentali perché rappresentano, diciamo, lo strumento grazie al quale le dune poi si consolidano, si accumula la sabbia. Quindi le radici si sviluppano sotto la sabbia e in questo modo, oltre a garantire comunque la stabilità sia della pianta che delle dune, vengono sottratte all'azione, diciamo, forte del sole, del calore, e in questo modo la pianta si può sviluppare. Alcune piante, poi vedremo quali, creano una rete fitta orizzontale che consente di accumulare l'acqua prima che questa vada in profondità, quindi intervengono subito nella parte appena sotto la superficie. Altre invece hanno creato delle riserve particolari, hanno sviluppato in profondità quasi dei bulbi, degli organi che consentono di conservare l'acqua. Altre ancora hanno adottato delle forme prostrate, cioè questo al fine di opporre minima resistenza all'azione del vento. E altri ancora hanno adottato delle forme particolari, la cosiddetta forma cuscino a pulvino. Pensiamo appunto, qui lo vedremo l'ericriso, ma pensiamo che questa forma cuscino a pulvino è una forma tipica comunque delle piante della macchia mediterranea, proprio per opporre minima resistenza, per limitare la traspirazione. Altra caratteristica è quella di aver adottata da alcune piante, è quella di aver modificato il proprio ciclo biologico, limitandolo soltanto alle stagioni meno avverse e trascorrendo invece le stagioni più difficili, come la stagione estiva, quella che è più calda e quella dove è maggiore la scarsità d'acqua, sotto forma di seme. Quindi queste sono le più importanti, diciamo, i più importanti adattamenti che sono stati adottati dalle piante. Poi vedremo vedremo più avanti nel corso di questa nostra passeggiata virtuale quali sono, alcune piante hanno adottato più strategie per sopravvivere. Allora, partiamo dal retroduna, come ha fatto prima Beatrice, partiamo giusto velocemente un'indicazione, abbiamo appunto, come ha parlato Beatrice, il retroduna, dove abbiamo le dune stabili con i ginepri e le duna è la zona interdunale con il crucianelletto che poi vedremo, poi la duna, che vedete qui indicata, numero 5, dove abbiamo le dune mobili con l'amofiletto e le 4 dune mobili embrionali, l'agropiretto. Poi passiamo alla vanduna, che è la zona dove si trovano le pioniere, cioè che sono le prime piante che crescono praticamente dopo la zona priva di vita vegetale, fino ad arrivare al mare, alle dune sommerse con la posidonia. E così vado avanti. Partiamo appunto la nostra passeggiata appunto dalle dune fisse, da un habitat importantissimo, un habitat prioritario di interesse comunitario secondo la direttiva Habitat, che è costituito dalla vegetazione a macchia dei ginepri. Parliamo delle due specie di ginepri, il coccolone e il fenicio turbinata, che hanno un ruolo fondamentale di stabilizzare le dune costiere. Rappresentano appunto proprio il primo stadio forestale che molto spesso viene proseguito anche con l'azione di consolidamento da parte dei pini, delle pinete. Associato alla presenza dei ginepri è anche un'altra pianta, il lentisco, che tutti conosciamo, è una delle piante che più si adatta, diciamo, all'ambiente mediterraneo. La troviamo nelle spiagge, la troviamo lungo le coste vicino al mare, la troviamo nelle zone interne. È una pianta proprio che ama il sole, che ama il caldo, non ha un problema a sopravvivere nell'ambiente e ha la caratteristica di essere sempre verde e di aver utilizzato delle foglie, diciamo, cerose, con cui riesce appunto a riflettere i raggi del sole, quindi non subire la perdita d'acqua. Vediamo però i due ginepri, no? Ricordiamo che è un habitat importantissimo, prioritario, dove ci sono i ginepri, abbiamo specie protette. Quali sono gli adattamenti che hanno preso? A sinistra abbiamo il ginepro cosiddetto coccolone, Juniperus macrocarpa, cioè dai grandi frutti, che si è adattato allungando le foglie, rendendole aviformi, proprio per ridurre la traspirazione e limitare la perdita d'acqua. Dall'altra parte abbiamo invece il ginepro fenicio turbinata, che ha
Le foglie anche queste allungate, però sono foglie ridotte a squame, proprio per evitare la disidratazione. Quindi una è spinosa, l'altro non è, anche al tatto, se voi li toccate, c'è proprio una differenza fondamentale. E quindi questa è la loro caratteristica, la loro caratteristica principale. Sono importantissimi perché proprio sono nelle dune fisse e la loro scomparsa può determinare appunto la scomparsa anche di una duna o di un sistema dunale. Spostandoci sempre nel retroduna, ma andando verso il mare, incontriamo il Crucianalletto. Anche questa zona è particolare perché qui il vento è attenuato, è protetto tra la duna e i ginepri, quindi il vento è meno forte, però anche qui le piante hanno adottato delle strategie particolari. La pianta che viene presa in considerazione è la Crucianella, in particolare ha modificato le proprie foglie, ha reso le foglie coriacee, anche il colore è un colore verde celeste, e poi le ha rese pungenti all'apice proprio anche questo per ridurre proprio la traspirazione. Inoltre ha una forma anche leggermente prostrata, nel senso che ed è molto importante per compattare, diciamo, la sabbia. In associazione o con la presenza della Crucianella troviamo il giglio marino e l'elicriso. Tutti quanti conosciamo il giglio, una pianta bellissima, presente in tutto il Mar Mediterraneo, una pianta molto resistente, e questo è testimoniato anche dal suo nome Pancratium, che vuol dire tutta forza, proprio per la capacità di vivere in un ambiente così particolare e darci una fioritura eccezionale che la sera ti dà anche la possibilità di sentire dei profumi molto forti. Il problema del giglio, che è una specie, ricordiamo, protetta, perché ogni tanto capita di vedere qualcuno che li raccoglie, e qual è la strategia che ha adottato il giglio? Il giglio si è creato, oltre ad avere queste foglie comunque nastriformi, lunghe, cosa ha fatto? Si è adattato sviluppando un bulbo sotterraneo, una sorta di cipollotto, molto simile al cipollotto, che serve per accumulare le riserve idriche. Una curiosità che volevo far vedere, ma magari molti già le conoscono: i semi, queste capsule nere leggerissime che si trovano alla base, diciamo, della pianta, e che hanno la caratteristica di poter essere trasportati dalle correnti marine per poi essere distribuiti e crescere nelle varie spiagge del nostro Mar Mediterraneo. A fianco al giglio abbiamo l'elicriso. Già abbiamo visto appunto l'elicriso, che ha vari adattamenti: una forma a pulvino proprio per limitare la resistenza al vento, ha i fusti coperti da una peluria argentea e le foglie hanno un color grigio verde cinerino. Quindi queste colorazioni chiare sono importantissime perché proprio riflettono i raggi del sole. Una curiosità che riguarda l'elicriso è che molto spesso, anche prima di vederlo, si sa che è presente proprio grazie al fatto che sia una pianta aromatica che sprigiona un profumo unico e particolare, quindi si sente da lontano proprio la sua presenza nella spiaggia. È particolare per questo fiore color giallo oro, il colore del sole e dell'oro, insomma lo stesso nome significa questo. Andiamo avanti e arriviamo alla duna. Qui praticamente ci troviamo nel cosiddetto ammufiletto. Stiamo parlando di una delle piante più importanti, perché è una delle piante che poi ha la funzione, con le sue radici a rete fitta, proprio di consolidare la duna. È una graminacea perenne che ha lo stesso tipo di accrescimento della gramigna, che poi vedremo, però è sviluppata molto più in alto, ed è meno tollerante al sale rispetto all'altra, che risulta più vicino al mare. Diciamo che queste dune sono più comunque esposte al vento diretto che arriva dal mare, fanno da schermo a tutto ciò che poi viene dopo. Le specie sono varie, abbiamo lo sparto, la camomiglia, l'euforbia marina, sono tutte specie che possiamo trovare in questa zona particolare della duna. Ma vediamo qual è l'adattamento della mufila. È un adattamento particolare. Loro, come potete vedere, formano delle reti fitte superficiali che consentono di trattenere l'acqua, evitando che l'acqua scorra giù velocemente, l'acqua dolce
naturalmente. I fusti poi vengono protetti dalle temperature grazie al fatto che sono fusti sotterranei. E poi un'altra cosa che non ho indicato qui, anche le foglie, queste foglie così lunghe e ristrette tendono a richiudersi all'interno e fungono quasi come autoinnaffiatori, nel senso che la notte riescono anche a raccogliere l'umidità l'umidità che evapora e poi farla scendere verso la base della pianta. Questa è una strategia che utilizzano anche altre piante. Passiamo poi alla parte successiva della duna, ci avviciniamo sempre di più verso il mare. Qui appunto vivono comunità di piante, le cosiddette gramigne delle sabbie. Anche queste fondamentali perché grazie alle loro radici sono efficacissime proprio nella costruzione delle dune. Qual è la loro caratteristica? Hanno il loro adattamento, si sono adattati sviluppando dei rizomi striscianti che sotto la sabbia, che vengono così protetti dalle temperature troppo elevate e dalle temperature troppo elevate. Allora, oltre alla gramigna, vari tipi di gramigna, che voi li potete vedere perché la presentazione sarà poi a disposizione, vediamo anche già nella foto, si vede in primo piano in particolare un'altra specie che possiamo incontrare in questa zona, che è la calcatrepola, l'Eringium maritimum. Si tratta di una pianta molto bella, con una colorazione che ha adottato questa colorazione chiara, che è proprio una degli adattamenti proprio per schermare e ridurre la forza, il calore solare. Ha creato una spessa cuticola cerosa proprio che le consente appunto di ridurre la traspirazione. Inoltre le foglie si sono trasformate in spine. Ha inoltre anche un apparato sotterraneo molto sviluppato e lungo con cui riesce non solo a prendere l'acqua ma anche a conservarla. E le sue foglie spinose fungono quasi come nel caso della mofila, consentono una sorta di autoinnaffiamento, cioè la foglia spinosa, per come è fatta, consente di raccogliere dell'acqua che poi confluisce proprio sempre nella pianta. Qui vicino abbiamo invece un'altra specie che adotta sempre una strategia diversa che abbiamo già visto, foglie pelose e chiare che riflettono i raggi del sole. Quindi anche questa è una strategia vincente. Siamo di fronte alla santolina delle spiagge. Quindi Eryngium, santolina delle spiagge. Continuiamo a procedere verso il mare e ci troviamo praticamente nella Vanduna, in quella zona che viene chiamata zona di piante pioniere, il cachiletto dal nome della pianta della comunità della cachile e del ravastrello marittimo. Le piante di questo habitat sono le vere e proprie pioniere, perché sono le prime a colonizzare una zona di spiaggia che è difficile per la vita per molte altre specie. Quindi subito dopo la zona dove non è possibile l'instaurarsi di alcun tipo di vegetale per la presenza delle onde e altro, si instaurano le piante pioniere, che sono fondamentali proprio per la creazione di queste dune. Stiamo parlando appunto del ravastrello. Il ravastrello, guardate, le foglie sono allungate, sono foglie prostrate che assecondano, diciamo, la forza del vento, ma anche poi, lo possiamo vedere anche qua, presenta delle foglie succulente, cioè foglie che hanno delle strutture, degli apparati capaci di immagazzinare delle riserve d'acqua. Sono foglie carnose con anche una spessa cuticola che evita la disidratazione. Hanno altre capacità di sopportare concentrazioni di sale nel terreno, perché ricordiamo qua siamo vicinissimi alla zona di mare, e poi presentano dei fusti, come ho detto prima, prostrati e radici ramificate. Una curiosità sempre di questa pianta è che la vicinanza al mare influenza anche la sua diffusione ad opera di frutti galleggianti che poi vengono trasportati dall'alternarsi del mare e dal moto ondoso lungo tutto il litorale. È una pianta particolare con questo fiore chiaro, la si trova nelle zone, nella prima zona delle pioniere, però può anche trovarsi in altre parti della spiaggia. Comunque questa strategia molto importante.
Altra pianta che si trova sempre nella stessa zona è il vilucchio, anche questo ha sviluppato delle foglie carnose, sono meno succulente rispetto al ravastrello e questa pianta è saldamente ancorata alla sabbia grazie al suo apparato radicale, risulta più prostrata, più bassa, ed è importante perché è una pianta colonizzatrice e stabilizzatrice della duna per eccellenza. Quindi ricordiamo che tutte queste piante sono fondamentali per la conservazione delle dune, e quindi è importante quando si va in spiaggia, poi visto che qui stiamo parlando di un progetto anche di citizen science, quando si va sia come cittadini per la scienza, ma soprattutto quando si va anche proprio per conto, evitare di calpestare le piante, di seguire i percorsi tracciati o eventualmente camminare nelle passerelle, perché queste piante sono importantissime proprio per il mantenimento delle dune. Ecco qua abbiamo... Devo tagliare, Carlo? Dovresti un po' tagliare che stiamo sforando, vai veloce, chiudi così. Vado velocissima. Purtroppo una pianta che si è super adattata alle dune è l'aliena, il Capobrutus, che purtroppo è una vera e propria succulenta che arriva dal Sudafrica ed è in grado di sopportare tutti i fattori limitanti che abbiamo visto prima. Vado velocemente perché devo dire due cose. Nella zona diciamo senza vita è possibile trovare le banchette, le foglie morte. Già la settimana scorsa comunque avevamo parlato dell'importanza delle banchette e della normativa che riguarda la loro rimozione, quindi comunque poi metterò a disposizione il materiale, chi vorrà potrà vederlo. E giusto due cose che riguardano la posidonia, che è una pianta terrestre che si è adattata a spostarsi in mare e imitando le alghe ha dovuto rendere flessibili le sue strutture di sostegno, un tempo rigidi per consentirgli la vita sulla terra. I fusti, i rizomi si accrescono allungandosi nel substrato in verticale e in orizzontale, e le foglie nastriformi che possono raggiungere anche un metro assecondano i movimenti del moto ondoso, quindi fluttando senza che poi la pianta rischi di essere divelta dalle correnti marine. Quindi giusto due cose, importante, ricordiamoci che gli ambienti di spiaggia sono ambienti fragili, ambienti protetti, e quindi lascio qui questo decalogo che abbiamo realizzato come centro di educazione ambientale dell'area marina protetta per appunto una fruizione sostenibile della spiaggia che consenta proprio sia di vedere ma anche di lasciare diciamo la spiaggia così, di lasciare la spiaggia così com'è. Mi fermo qua, comunque ci sono altre due diapositive se vogliono, se le troverà, che riguardano le piante che crescono sulla zona proprio sulla costa, e che si tratta più che altro di piante che tollerano il sale, soprattutto il sale. Quindi grazie per l'attenzione e a presto. Benissimo. Tra l'altro mi permetto di dire che lavoro